Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Tifosi del Napoli e non, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Parliamo di calcio, parliamo del Napoli più nel dettaglio ovviamente, ci confrontiamo come sempre nella sezione commenti qui sotto. È un invito, ma non c'è niente di obbligatorio, iscrizione e campanellina se ovviamente vi piace il contenuto. Un bel like, contenuto che andrà a toccare la tematica Chiariello, passiamo al 3-5-2 altrimenti non ne usciamo. Lobotka era assente, se c'era Lobotka con l'Atalanta cambiava la partita. Io devo esprimere la mia opinione, bisogna argomentarle queste situazioni nella maniera più assoluta e diamo anche uno sguardo alla classifica vista che è terminata l'11ª giornata di Serie A. Prima di iniziare col contenuto, un rapido controllo ai pronostici di questa 11ª giornata. Ovviamente io carico lo shorts ad ogni giornata di campionato. Io ne ho prese 8 su 10, ho sbagliato Torino, Fiorentina e Parma, Genova. Fernando Morani che ha fatto il suo ha fatto 6 su 10, sbagliando Torino, Fiorentina, Verona, Roma, Empoli, Como e Parma, Genova. Flavio Morani 6 su 10, anche per lui. Napoli Atalanta l'ha persa, aveva una X, Torino Fiorentina pure lui, Verona Roma, Parma Genova. E quindi 6 su 10 non è un risultato, diciamo, da scartare del tutto, perché comunque prenderle tutte e 10 e fare l'unplane è una cosa molto complicata, con la schedina ovviamente che non è una scommessa con gli over e con le altre chance disponibili. Quindi 6 su 10 va bene, io ho fatto 8 su 10 e sono sconvolto da me stesso perché poche volte sono arrivato a fare un 8 su 10 con un paio di unplane da quando ho aperto il canale nei campionati scorsi, quindi non è che sto qui a fare seguitemi perché così prendete la scommessa, assolutamente no, anche perché non gioco ma mi diverto a indovinare il risultato delle partite. Tutto qua. Partiamo con Umberto Chiariello. Allora, Umberto Chiariello oggi su Radio CRC ha parlato così: il Napoli è la seconda squadra d'Italia tra le prime 7 per XG concessi agli avversari, ovvero per probabilità di una giocata offensiva che si trasformi in un gol. La squadra è seconda dietro alla Juventus per miglior difesa. È un dato statistico interessante, ma ce n'è un altro ancora più interessante. Il Napoli è la squadra all'ultimo posto tra le prime 7 del campionato per XG prodotti, ovvero la pericolosità offensiva, occasioni gol prodotte, ecco. Il possesso palla che conta è quello nella zona difensiva che ti dà la supremazia territoriale del campo, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno ha ribadito che la cosa più importante è la vittoria, ma io ho sempre detto che senza un'espressione di gioco non si va da nessuna parte. Ma ecco che la cosa che a me, diciamo, fa imbestialire un tantino è questa. A Napoli siamo sempre alla ricerca del colpevole. Tutti consideriamo Lukaku il responsabile della nostra difficoltà di mettere la palla in rete. Ci sono tante difficoltà. Kvaratskhelia gioca troppo lontano dal belga. McTominay non riesce a valorizzare al meglio le sue caratteristiche nella posizione in campo in cui gioca. Soprattutto c'è un sistema di gioco che a Conte non piace e il Leccese dovrà rompere gli indugi al più presto. Bisogna tornare al 3-5-2 con gli stessi calciatori. Solo così si può tornare a vincere. Allora, al di là che il modulo un 3-5-2, un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 4-5-1, un 3-4-3, mettetela come volete, resta un fatto numerico perché poi entrano in ballo le interpretazioni dell'allenatore. Eh, diciamo le posizioni in campo e le situazioni da coprire dei vari calciatori, quindi possiamo parlare solo di un passaggio a 3 in difesa, ma poi dire che il 3-5-2 con gli stessi giocatori solo così si può tornare a vincere è secondo me una stronzata abissale. Fatemi passare il termine stronzata perché lo sapete che di colorito sul canale c'è ben poco, però a me queste cose fanno abbastanza imbestialire, soprattutto perché poi un Chiariello, ma parlo di Chiariello così come potrei parlare di una dichiarazione di Del Genio, che ne so, Carlo Alvino, comunque gente che hanno campane di risonanza molto ampie, secondo me con dichiarazioni del genere devono andarci piano e devono ponderare un tantino in più ciò che dicono, perché per me passiamo di nuovo alla difesa a 3, perfetto. Di Lorenzo allora i gol che ha fatto, i punti che ti ha portato
con un attacco sterile, siamo tutti d'accordo per quanto riguarda la situazione offensiva analizzata da Chiarillo, non arriveranno nemmeno i gol di Di Lorenzo e nemmeno quei punti porti a casa, per quanto mi riguarda, al momento. Quindi che Conte possa tornare alla difesa a 3, io ne sono più che convinto, e non da ieri, l'ho ribadito anche nelle scorse live, ma non adesso. Si aspetterà sicuramente la sessione di mercato di gennaio, quella di giugno, per far sì che poi, per quanto riguarda il gioco delle coppie centrali di difesa, si riesca a, diciamo, ad avere 5 centrali come si deve, perché comunque giocando a 3 devi averne 5 di centrali fatti e finiti, e non è la stessa cosa nel metterti a 4 con Di Lorenzo e Olivera, che ti rimangono Buongiorno e Raccamani, ti serve un altro centrale per poi non aver sostituti in banchina, visto che non è che puoi fare poi il cambio a 3 avendo 2 centrali. Beh, dici ci teniamo Rafa Marin e Juan Jesus, e allora non va bene, perché non puoi rischiare di fallire di questa maniera a livello difensivo. Conte sta facendo di necessità virtù, siamo tutti d'accordo. Con la rosa che ha in mano è riuscito a trovare una quadra, per quanto mi riguarda, più sistemata dell'improvvisazione, abbassare Di Lorenzo, la difesa a 3, eccetera, eccetera, ma solo perché non hai centrali, perché per il resto potresti tranquillamente farla. Questa difesa a 3, per quanto riguarda centrocampo e attacco, puoi mischiare le carte come vuoi tu, però poi ti esponi ad un pericolo difensivo, si fa male qualcuno e veramente poi dobbiamo adattare Olivera, adattiamo Di Lorenzo. La situazione a me non piace, soprattutto improvvisare, ecco che troviamo secondo me la gestione Conte giusta in questa maniera, nel senso, hai visto che non poteva andare al momento questa situazione, sei tornato a 4, hai interpretato diversamente comunque modulo e calciatori, e sta andando molto bene, perché il problema è che questa partita con l'Atalanta, stampa partenopea e non, sta portando troppi strascichi, perché sembra che abbiamo perso diciamo la partita che poi ci portava al tricolore, o che ne so, la semifinale di Coppa Italia eri in vantaggio e se invece hai perso la partita e quindi non vai in finale, così la stanno evidenziando e analizzando, ma nessuno però si va a fare il problema, ma di là c'era un Gasperini, di là c'è Gasperini che ha tolto Reteghi e tutti quanti, no, ma quello è in vista Champions, non è proprio niente in vista Champions. Gasperini ha tolto Reteghi per non dare il riferimento né a Buongiorno né a Raccamani, sapendo perfettamente che se giocava con il 9 Buongiorno lo annullava e quindi ti perdevi comunque l'attaccante, dovendo trovare altre soluzioni. Punto primo. Punto secondo, se andiamo a vedere, perché qua parlano di dati, ai numeri non si sfugge Cicariello, i numeri comunque avvalorano quello che abbiamo detto, però andiamoci a guardare anche le hit map, al di là dei numeri, di tutti i calciatori del Napoli e dell'Atalanta. Ederson non fa la stessa partita che fa sempre, De Ron altrettanto, molto più dietro dei normali compiti che gli vengono dati da Gasperini. Attacca a 3 invece di attaccare a 6 uomini, come ha sempre fatto l'Atalanta, sempre, 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 in tutte le partite. Quindi diamo, diciamo, diamo a Gasperini quel che è di Gasperini, diamo per difetto al Napoli quel che è del Napoli. Ci sono stati degli errori? Assolutamente. Qualche cambio tardivo? Anche. Abbiamo giocato uno schifo? Sì. Abbiamo giocato male perché ci sono degli errori individuali, ci sono prestazioni individuali che sono insufficienti, e contro una squadra come l'Atalanta non te lo puoi permettere. Così come se eri insufficiente contro il Milan, perdevi pure con Milan. Se la prestazione di Lorenzo, la prestazione di Meretta, la prestazione, che ne so, di Anghissà, che comunque non ha fatto una grande partita, eccetera, eccetera, erano le stesse contro il Milan, la perdevi la partita col Milan. È molto semplice. Perché andare a mettere Zizzania? Bisogna tornare al 3-5-2 con gli stessi giocatori, solo così si può tornare a vincere. È una stronzata, e da addetti ai lavori, ovviamente, con questa campana di risonanza e dall'esperienza di Chiarillo, mi aspetto ben altro. Aperto e chiuso il discorso. Con Lobotka
il Napoli avrebbe anche vinto la partita. In relazione a ciò che vi ho detto su De Ron, su Ederson e su come l'Atalanta è scesa in campo, con Lobotka forse sarebbe cambiato qualcosina, ma io non posso metterci la mano sul fuoco che il Napoli portava la partita a casa cambiando un solo elemento. Assolutamente no, per come è andato il match. Poi se io ho visto un'altra partita e tutta la stampa partenopea non ne ha vista tutt'altra, allora alzo le mani. Ma credo che sicuramente con Lobotka forse avresti rischiato forse meno sui gol presi, forse uno lo prendevi, un altro no. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Io, dal mio punto di vista, credo che diciamo con Lobotka in campo Gasperini comunque ti avrebbe aspettato nella sua metà campo e il Napoli sbatteva comunque contro il muro, tra virgolette sbatteva contro il muro perché siamo stati abbastanza sterili lì davanti, però comunque ti ha aspettato e non sei riuscito a sfondare. Partite che vanno così, partite che vanno accettate, io non capisco perché non può essere accettata la sconfitta con l'Atalanta, cioè, non lo capisco. È un'ottima squadra, ha un'ottima rosa, è un progetto molto lungo, con un allenatore che sta da 46 anni sulla panchina, cioè non capisco perché dobbiamo fare tutti questi drammi, che poi li faccio io questi drammi che al limite sono un tifoso, ho un canale YouTube e siamo d'accordo, però che poi questi drammi o queste situazioni gravissime che vengono analizzate lo fanno giornalisti addetti ai lavori, un po' mi rode, un po' mi rode. Detto questo, andiamo a dare uno sguardo alla classifica perché è terminata l'11ª giornata di Serie A e quindi ci sono delle considerazioni da fare anche lì. Ieri sera la Lazio per il rotto della cuffia ha vinto la partita, Napoli 25, Inter 24, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22, la Juventus a 21, sesta. Il Milan a 17 con una partita in meno, l'Udinese a 16 e di seguito Bologna, Torino, Empoli, la Roma che non ne azzecca più uno, il Verona a 12 e poi Parma, Como, Cagliari, Genova e nelle retrovie Monza, Venezia e Lecce. Monza, piccola situazione Monza, con due partite, quella con l'Atalanta e quella di domenica, da rivedere perché a livello arbitrale sono stati penalizzati, quindi un Monza che poteva avere sicuramente 11 punti e stare un tantino sopra il Como, perché il Como e il Parma ne hanno 9, si accodava secondo me dietro al Verona che ha 12 punti. Lo volevo solo puntualizzare perché ho visto le due partite del Monza e ci sono rimasto per quanto riguarda i gol annullati, eccetera, eccetera, le situazioni che poi delle quali Galliani si stava lamentando già da una settimana e devo essere per forza d'accordo con Galliani per quello che ho visto e ciò che non hanno dato al Monza. Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Noi sappiamo benissimo che qua gli episodi li analizziamo, li scriviamo, ce li archiviamo nel cassetto e per le altre squadre quando mi vedo una partita e trovo una situazione arbitrale che non mi va, la condivido con voi. Detto ciò, si sta facendo un burdel, detto in napoletano, state facendo un casino, detto ancora in napoletano. Il Napoli è primo in classifica, a un punto sopra l'Inter. Dobbiamo andare a Milano, ci possiamo giocare la partita. La terza è l'Atalanta a 22 che alla peggio perdi con l'Inter. E siamo a pari punti con l'Atalanta, la Fiorentina, la Lazio, tutti insieme appassionatamente. Chi l'avrebbe detto che noi a novembre eravamo primi e ci stavamo giocando qualcosa di importante lì sopra, dovendo andare comunque a Milano contro l'Inter, però dopo la stagione che abbiamo vissuto, dove abbiamo fatto 10 punti, perché per me i punti che abbiamo fatto restano 10 per lo scempio che hanno fatto l'anno scorso, e quindi cioè, non c'è niente di cui rammaricarsi, non ci sono soluzioni da andare a trovare, le soluzioni a livello di modulo, le soluzioni da trovare sono il riuscire a scardinare una squadra che si mette nella propria metà campo. Che tu giochi con un 3-5-2, un 3-4-3, un 4-2-3-1, eccetera, eccetera, eccetera. Se ti aspettano, i calciatori restano quelli. Devi trovare alternative per quanto riguarda un 1-2, per quanto riguarda al limite. La cosa giusta che mi trovo con Chiarillo, per esempio, è configurare meglio la situazione McTominay, perché McTominay potrebbe
addirittura giocare in un 4-4-2 numericamente parlando, ma con la punta affiancando Lukaku come punta perché ce l'ha per quanto mi riguarda e lo può fare in situazioni di emergenza o da provare in partita. È alto, di testa le prende tutte, tecnicamente non si discute. Quindi ce le hai lì davanti le possibili soluzioni ed è anche giusto che il tempo faccia il suo corso e quindi si troverà la quadra per quanto riguarda l'attaccare e il segnare molti più gol perché altrimenti rischi di non andare in Champions League che è l'obiettivo stagionale sicuramente con la, questa sterilità offensiva tra virgolette di questo periodo qualche campanello d'allarme lo può pure portare però a quello che sto leggendo stiamo facendo proprio i drammi e non va bene. Ecco, a me i drammi che danno fastidio, soprattutto se vengono poi dalla stampa partenopea. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi sono dilungato anche troppo, iscrivetevi al canale, Forza Napoli, ciao!